Buongiorno amici del canale, sono sicura che il restyling di oggi vi aiuterà tantissimo perché vedo sempre di più persone che cercano anche di iniziare a salvare mobili da progetti piccoli ma da specchi e questo è uno specchio che solitamente fa abbastanza dannare. È uno specchio che ha una base in legno, ha una bella forma piacevole, va bene sia in ambienti più moderni che più classici, ma sotto ha, oltre all'anima in legno, stucco e una finitura dorata di cui non abbiamo sicuramente la garanzia, no? Di quello che è. Vi do già due dritte, non è foglia oro vera, anche se alcune volte vi può ingannare. Come potete vedere qui si vedono i distanziali del foglietto della foglia oro, ma vi assicuro che anche se sotto c'è il bolo, quindi la parte rossa, questa è una foglia imitazione. E sicuramente è uno specchio cui si può dare una nuova vita colorandolo. Da cosa ce ne accorgiamo? Sicuramente anche dal retro. Se voi guardate dietro noterete che non è uno specchio antico, anzi è uno specchio vecchio, avrà 30-40 anni ma non è antico, quindi non deturpiamo nulla. Seconda cosa, quando si mette la mano, se è foglia oro vera, non si scalda la mano, non si scalda la superficie perché mantiene il freddo. Se invece è una foglia oro imitazione, si sente che diventa calda la superficie. Quindi andate tranquilli, colorate e salvate anche gli specchi. Partiamo! Iniziamo bene. Cosa vuol dire? Che su questi specchi in passato hanno potuto mettere comunque degli oli, delle cere ed è importante sempre purificare la superficie prima di colorare. So che chi mi segue già lo sa che si fa sempre prima ABA, acqua calda, bicarbonato e ammoniaca, ma io lo ripeto sempre fino allo sfinimento. Quanto se ne mette? Su qua 2 litri di acqua calda più o meno, 4-5 cucchiai di bicarbonato, un bicchiere di ammoniaca. Diciamo che più l'acqua ovviamente diventa torbida e più è meglio cambiare l'acqua, quindi magari si cambia l'acqua e si fa un secondo lavaggio. Una cosa molto molto importante che dovete mettervi in testa è che ABA va sciacquato, ma soprattutto che va fatto molto molto strezzato. Cosa vuol dire? Che questo pannettino non deve essere intriso di acqua, sbattuto sullo specchio. La soluzione pulente sta nella spugna. Noi andiamo a purificare bene la cornice e la purifica anche senza immettere troppa acqua sulla superficie. Questo perché lo dico sempre? Perché noi spesso andiamo a colorare dei mobili che sono in legno massello e sono anche abbastanza, diciamo, grezzi. E quindi cosa succede? Che vanno ad assorbire ABA e non devono, perché altrimenti poi il legno si gonfia e si rovina. Quindi ora purifichiamo bene tutto il nostro specchio, già che ci sono una bella lavata anche alla cornice che è bella impolverata, e dopo passiamo allo step successivo. Mi raccomando quindi si sciacqua bene con un panno strezzato, pulito, ma pochissima acqua sulla superficie e asciughiamo. Non si parte mai con il restyling se la superficie da colorare non è super asciutta, perché altrimenti la vernice non attacca bene. Nel frattempo anche lo specchio sembra nuovo. Per abbellire il nostro specchio oggi useremo anche dei fregi. Utilizziamo quelli di Voodoo Venne perché sono veramente eccezionali, in pasta di legno, certificati e non fanno male alla salute. Ricordiamoci che scaldandoli danno esalazione, quindi devono essere un prodotto assolutamente certificato. Li metteremo perché? Perché nel momento in cui andiamo poi a lavorare la cornice daremo una matricità e andremo a perdere questo leggero intaglio, è quasi una graffiatura che c'è in questo momento sulla cornice e io non voglio avere semplicemente una cornice rettangolare liscia, la voglio rendere più particolare. Utilizziamo un phon termico, ma se non ce l'avete anche un phon per capelli, va benissimo. Se non avete phon per capelli, anche un forno di casa su una teglia, va benissimo anche così. Basta scaldarli. Se li scaldiamo li portiamo alla temperatura che ci serve per renderli perfettamente plasmabili. Emma ha preparato già invece della colla vinilica, importante per far aderire bene 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 il fregio alla superficie, dell'acqua e un pennellino. Il mio phon termico arriva addirittura a 200 gradi, ma non vi preoccupate, ne bastano anche molti meno. Questo è quello che succede a un fregio nel momento in cui si scalda. Ora, qui più sottile e si flette
Qua è più spesso e non si flette, vuol dire che non è ancora arrivato il momento giusto. Ricordate, più tempo utilizziamo per scaldare il fregio, più tempo ci vorrà perché lui si raffreddi. Io metto la Univil, che è una colla vinilica perfetta per questi fregi in legno, e ricopro tutta la superficie. Starete dicendo, ma Elisa, dopo non uscirà tutta questa colla e non sporca? No, perché io vi insegno come far aderire il fregio senza far sporcare nulla con la colla. Io scelgo la mia forma, che è il ricciolo all'ingiù, questo è il centro, vado qui, lo faccio aderire bene, controllo di essere bene al centro e di essere bene dritta, e se per caso sporco la superficie basterà avere vicino un bicchierino, un pennellino con un po' d'acqua e faccio che togliere tutto subito, così. Fin quando la colla è bagnata si toglie e ovviamente non macchia perché non colora. È importante capire che adesso è una superficie liscia e piatta, quindi mi va benissimo che il fregio si faccia adesione in questo modo, ma se dovesse avere per esempio una scatola tonda o un bordo di un tavolino, il fregio va a flettersi, diventa morbido, diventa flessibile e va anche a nascondere molte rotture. Spesso è molto importante avere un fregio. Asciughiamo e ora vado a sigillare ancora di più l'asciugatura del fregio sulla superficie con una fonata. Se per caso avete dei fregi molto grandi o molto pesanti e fate fatica a farli aderire, mi raccomando, ricordate che si possono mettere anche dei chiodini. Noi spesso e volentieri utilizziamo anche i fregi per fare delle boiserie, per fare delle bordure. E io solitamente uso la mia sparachiodi, che è veramente un portento, perché tu non vedi dove entra il chiodo. Nel momento in cui vai a colorare, non si nota nulla. Perché lo sto facendo? Perché è veramente brutto vedere un fregio un po', diciamo, sollevato dalla cornice. Si noterebbe che il fregio è stato applicato in un secondo momento e noi non vogliamo, noi vogliamo che il fregio sembri nato lì. Quindi continuiamo. Prima di iniziare a colorare bisogna proteggere la cornice. Come si fa? Con il nastro carta, perché oggi non posso proprio staccare tutto, dovrei, come dice sempre Franco, fare un lavoro fatto bene, un bel travagliotto, quindi togliere tutto lo specchio, tutto quanto, ma oggi non c'ho tempo. Quindi Franco non me ne volere, ma vado col vecchio metodo del nastro carta. Se avete fortuna, come me oggi, avete un leggero spazio tra lo specchio e la cornice, una piccola insenatura. Bene, sfruttatela, andate bene bene sotto con il nastro carta, perché questo poi vi aiuterà a non sporcare lo specchio. E ricordate anche che se per caso un po' si sporca non capita nulla, la nostra vernice non lo va a rovinare, si può poi dopo pulire con un cutter o con una spugna. Ecco qua, io cerco di farlo inserire bene bene sotto con la spatolina in modo da essere bella precisa. Taglio e adesso continuo anche di là. Inizio a preparare la pozione magica per colorare questo specchio. Gioco d'astuzia. Avendo appunto una superficie così tanto rovinata, avrei dovuto fare un passaggio differente se avessi voluto renderla liscia. Usavo la pasta Materic Cream, che è uno stucco liscio, andavo proprio a livellare il tutto, facevo asciugare, carteggiavo, rabboccavo e dopodiché andavo avanti col colore. Ma oggi voglio fare la materia che è molto particolare e utilizzo Terra Magica. È una polvere leggermente sabbiosa e sicuramente molto materica. Adesso ne ho già usato una buona parte di barattolo, ma mi basterà. A cui noi andiamo ad aggiungere, secondo le istruzioni sul barattolo, un po' di protettivo. Io vado a occhio, ma voi leggete tranquillamente le istruzioni. E un po' di acqua. Io metto pochissima acqua perché poi voglio aggiungerci anche un goccino di colore. E lo posso fare tranquillamente. Se aggiungo un po' di colore la tonalizzo, diventa delicatamente colorata e sicuramente anche un goccino più cremosa. Così. Il colore che volete, io adesso aggiungo un po' di rosé. Ovviamente pian pianino, se serve, si aggiunge l'acqua. E ricordate, io questo mix lo faccio per creare la mia pasta materica perfetta, ma voi potete anche solamente utilizzare acqua e protettivo. Ma il protettivo è fondamentale, perché è il giusto elegante che permette alla mia pasta materica creata con Terra Magica di aggrappare anche su una superficie così lucida.
Ma mi aiuti? Perché sai che adesso bisogna essere un po' veloci, nel senso che avete più o meno mezz'oretta per utilizzare questo bellissimo impasto molto cremoso con terra magica, perché vedete che nel frattempo si è anche addensato. Ora, io ne metto un po' lungo la superficie e poi vado ovviamente anche a plasmarmelo per come mi serve. Utilizzo anche il pennello. Ovvio che starà a me di decidere quanto inspessire in alcuni punti piuttosto che altri. Io qua per esempio la sto iniziando a picchiettare, ma poi fra poco andrò comunque con una spatola, nel momento in cui si asciuga, si rapprende, a stenderla ancora meglio per farla diventare più piatta. Queste piccole crestine poi andranno via. Una cosa che noi dobbiamo fare assolutamente oggi è andare a camuffare i punti in cui è leggermente saltata appunto la base, e in questo modo ce la faccio. Vedete, con un'unica passata sono già andata, oltre che a creare una base materica sullo specchio, anche a picchiettare, colorare e fare una bella base primaria. Ora continuo su tutto lo specchio. Ma mi aiuti anche tu? Vai, lo appoggio qua. Continuiamo a fare questo lavoro e tra poco, quando inizierà a rapprendersi, ad asciugarsi, con la seconda spatolina poi andremo leggermente a lisciare. Ora con una spatola tipo questa, se non avete questa e avete Fratac ci metterete magari un po' di più perché dovete fare più attenzione, ma si riesce, o anche una spatolina Belle Arti come quella che ha Emma, andiamo ad abbassare le crestine create con terra magica. E come si fa? Così. Nel momento in cui tu vai delicatamente a schiacciare, viene fuori questo effetto che è molto molto bello. È un effetto che lascia di stucco, senza giochi di parole, perché questo è uno stucco. Però se ci pensate, crea un effetto materico su una base che era tutto fuorché materica. Se in alcuni punti poi magari non arriva anche Emma appunto con la sua spatolina, però guardate anche qui, schiacciando delicatamente con il retro, come vado a creare una nuova superficie. Quindi in realtà la parte materica che avevo prima dello specchio ora sta completamente cambiando. Questo è un bellissimo effetto da fare anche su mobili che magari sono veramente tanto rovinati dal tempo, che magari hanno proprio dei pezzi che mancano. Ovviamente bisogna farlo anche un pochettino qua nella parte liscia, ci pensi tu, e io continuo da questo lato dove piano piano schiaccio, liscio e creo questa nuova matericità. Guardate come cambia, non ha più la crestina in alto e non si vede più questa matericità, diciamo, grezza creata appunto con la punta del pennello, con una spugna, ma si nota completamente un altro effetto. Guardate, questo sarà uno specchio che sembrerà veramente molto vintage e decadente, proprio quell'eleganza che racconta di tempi passati. Vi faccio vedere anche di qua, posso anche schiacciare per far di nuovo venire fuori il bordino, e in alcuni punti lascio più matericità, così, dove qua si andrà a insinuare un colore differente, e in altri punti striscio. Abbiamo in un modo molto astuto creato una superficie evitando passaggi noiosi come magari la stuccatura con la pasta materica e poi il colore. Adesso non potete ancora notare quello che succederà, però vi assicuro che tra poco, quando inizieremo a giocare con colature di colore e con basi differenti, capirete. Prima di fare qualsiasi cosa, quindi prima di colorare o fare altro, è bene fissare terra magica. Io la fisso con lo stesso protettivo che ho messo prima dentro terra magica per farla aggrappare. È un ottimo metodo per poi essere tranquilli quando si fanno lavaggi, colorazioni, patine. Ma prima voglio farvi vedere cosa è successo velocizzando l'asciugatura con dei phon. Io e Emma per far prima abbiamo asciugato un po' col phon termico e un po' col phon normale, e sono uscite fuori delle crepettine di craquelé, soprattutto nei punti in cui la nostra pasta di terra magica è leggermente più spessa. Quindi ricordate che se volete ottenere anche voi questo risultato, vi basterà seguire tutti i miei passaggi e andare a velocizzare ancora di più utilizzando appunto una fonte di calore molto veloce, molto diretta. Diciamo che solitamente invece quando asciuga naturalmente, tipo questa cornice la fate oggi e poi andate a continuarla domani, non fa tanto craquelé, invece così è venuto fuori molto bene. Ora uso un po' nella punta perché mi aiuta ad andare dove voglio io,
e passo una bella mano di protettivo dappertutto. Poi posso anche tranquillamente di nuovo velocizzare l'asciugatura di questo protettivo con il phon, non capita nulla, ma in questo modo la terra magica non sfrigola, non si muove, sta lì e io potrò fare tutti i prossimi passaggi con molta tranquillità. Prima di iniziare l'ultima fase, che per me è anche la più divertente, che è quella che farà uscire tutte queste buchettini, crepe, anticature, bisogna dare una mano di colore di fondo e ovviamente uso lo stesso colore che ho messo prima dentro Terra Magica per renderla più cremosa, il Rocher. Ho usato un colore medio che non è né troppo chiaro né troppo scuro per avere più gioco poi con i colori con cui sfumo la cornice. Uso sempre un pennello a punta, quello di prima, e vado tranquillamente a stendere il colore dappertutto, in modo molto leggero e delicato. Voi vedete che ora Terra Magica è completamente sigillata. Possiamo anche picchiettare in alcuni punti per far andare ancora meglio dentro la vernice, e se c'erano alcuni punti che sembravano ancora un po' dorati, adesso con questa mano di pittura andiamo a togliere via tutto. Quindi ho una bella superficie materica, non ho più rovinature, non ho più buchi, chiazze in cui mancano dei punti di cornice che si sono staccati col tempo, e ho una base unificata, perfetta per il passaggio successivo. Diluiamo 3 colori per fare 3 strati, tonalizzando e creando delle superfici materiche e anticanti. Come? Un po' di corteccia, metto un cucchiaino di colore, non di più, in questa scodellina, un po' di Lucky Forest, e un po' di Nuit Parisienne. In tutti e 3 metto acqua, abbastanza acqua, perché devo far diventare questi 3 colori dei lavaggi. Sicuramente 100%. Poi decidete anche voi se la volete più liquida o più fluida. Io solitamente decido questa cosa in base al fatto che il mobile può essere come questo specchio in orizzontale, oppure una parete verticale o un armadio in verticale. Quindi in base a questo fattore è importante capire quanto deve essere diluita una vernice. Faccio la stessa cosa anche con le altre 2. Come vedete io vado sempre appositamente a caso, non peso mai, perché ho proprio bisogno che voi, quando fate le cose a casa da soli, non abbiate questa paura di dover pesare per forza le vernici. Tanto con Magic Paint viene sempre bene. Lo lasciamo qua e miscelo ancora un attimino il corteccia. Ora parto dal più scuro, perché parto dall'ombra, dallo sporco che sta in realtà sotto. Quindi parto da Nuit Parisienne. Prendo il nero e faccio la mia prima anticatura. Se voi fate attenzione a quello che sta per succedere in questo momento, è veramente bellissimo, perché il nero si va inizialmente a depositare nella parte sottostante e il fatto che sia così tanto diluito mi aiuta a stenderlo veramente con molta facilità. Ora guardate, io continuo e avendo passato sotto il protettivo non ho paura che mi macchi troppo la superficie. Infatti continuo e vado a stenderlo bene 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 dappertutto. Solitamente quando non passo sotto una mano di protettivo come ho fatto prima, mi fermo e tolgo già un po' di lato, perché più tempo il colore sta a contatto con la base e più macchia. Invece in questo modo posso continuare, perché tanto c'è il protettivo che mi salva. Potete notare che il nero, quando lo diluite, il Nuit Parisienne, quando lo diluite tira fuori una percentuale proprio di verdastro, di marrone, ed è questo il bello del nostro colore, che è vintage, non è un colore moderno. Guardate. Ora tra poco andremo ad iniziare ad alleggerire questo primo step di colore e vedrete che magia viene fuori. È importante guardare però bene tutti i passaggi e notare come noi andiamo in profondità adesso a stendere questo colore. Se noi non andassimo in profondità a lavorare sull'ombra, dopo quando si va ad alleggerire praticamente si perde metà del lavoro.
Iniziamo a togliere l'eccesso, tenete vicino un panno in microfibra e un po' di carta. Capirete subito che il panno in microfibra elimina un po' di più, portando leggermente in rilievo alcune parti rispetto alle altre, e le parti sottostanti, quelle che devono avere l'ombra, rimangono piene di colore. Invece la carta toglie un po' di meno. Tampona, certo elimina l'eccesso, però lascia un po' più di colore anche sulla parte liscia naturale. Ecco, questa è una cosa che dovete decidere voi se togliere di più o di meno. Sicuramente prima di passare al prossimo step è importante asciugare, fermare bene il colore per evitare che si mischino tra di loro. Il secondo passaggio lo faccio con corteccia molto diluito e sta a me capire dove far andare il colore, non deve essere dappertutto ovviamente. Inizio a fare mezzo specchio, arrivo più o meno fino a metà. E ora con una spugna marina faccio questo. Devo sfruttare il fatto che il colore sia ancora umido perché andrò ancora ad asportare alcuni eccessi con l'altra spugna. Ne approfitto, prendo il panno di prima e finché è umido ripasso così. In alcuni punti voglio avere questo marrone che viene fuori dalla pietra, in altri no. Quindi lo massaggio in questo modo, lavorando la superficie come mi serve, per creare l'effetto che voglio. In alcuni punti si vedrà di più il nero, in altri punti di più il marrone, ma occhio perché nel momento in cui asciuga cambierà ancora. Ovviamente questo passaggio può anche essere rifatto nel momento in cui io ho finito, asciugato, vedo che ce n'è poco, voglio ossidare di più quel marrone e lo rifaccio. Ora vado anche sul fregio perché è molto bello e sarà particolare vedere come viene fuori la tonalità, anticando in alcuni punti rispetto ad altri. Stesso passaggio di prima, spugna, cerco di evitare assolutamente il fatto che venga a chiazze, perché la natura non fa errori, la chiazza potrebbe solo essere un errore umano, e ora alleggerisco. Poco, quando, dove, come mi serve. E facendo attenzione, questo non è un passaggio meccanico, è un passaggio che deve essere fatto molto bene e con molta attenzione. Quindi io vi chiedo, una volta che siete arrivati a metà specchio, fermatevi, guardate indietro finché la pittura è ancora umida e cercate di capire se basta, se bisogna enfatizzare, se bisogna rifarlo, perché è un passaggio da capire. Lavorando con corteccia mi sono resa conto che per ottenere quello che avevo in realtà in testa mi serviva un altro marrone e quindi ho preso un gozzino di caramello salato e l'ho aggiunto qua, facendo questo marrone che non c'entra nulla col corteccia, è completamente rosso. Ora voi decidete se vi serve lo prendete, se no e faccio la stessa cosa. È molto diversa la tonalità e crea uno scalino in più di saturazione dei colori che non avevamo valutato. Ora vado dappertutto e faccio il lavoro di prima con la spugna, andando a cercare la giusta tonalità nel punto in cui voglio io. Uso la stessa spugna di prima, ho lasciato appositamente la superficie un po' più umida per lavorarla al meglio, in questo modo alleggerisce anche molto di più. Ora, piano piano, cerco di arrivare velocemente alla fine perché non si deve asciugare il colore e asporto anche qui l'eccesso con il mio pannettino in microfibra, o se vi trovate meglio con la carta. Guardate, ripartiamo sempre da qui. E ora, se abbiamo lavorato bene, si notano tutti e tre i colori. Si nota il nero, si nota il marrone corteccia e ora si nota anche l'altro marrone, caramello salato. Guardate, in questo punto per esempio si notano tutti e tre. E sono sfumature molto belle queste, che solo la natura sa creare.
Guardate che bello. L'importante è essere bravi a togliere il giusto e a non coprire i colori. Dentro il nostro Lucky Forest, se volete fare ancora un barbatrucco, potete metterci anche un po' di marrone. Perché? Io metterei corteccia, perché lo va a scaldare leggermente, così, e unisce le tonalità. In questo modo, quando andrete a fare quello che sto per fare, sembreranno veramente che si fossero già uniti prima di essere sparsi sulla cornice. Questa tonalità va a creare un po' di ruggine, quindi deve essere capita e deve essere messa nel punto giusto. Occhio, perché solo in alcuni punti sta bene. Non andate a togliere al 100% la parte nera, perché ci serve, e andate a mettere ovviamente la ruggine nei punti in cui c'è anche il marrone. Guardate, sicuramente cambia molto nel momento in cui asciuga, adesso Emma ce lo fa vedere. Se voi andate a lavorare con questa tonalità in alcuni punti, guardate, miscelate tutte le tonalità e andate a creare un'ennesima sfumatura. Passa pure Emma, vai. Quando asciuga si ossida e crea veramente una ruggine perfetta. Sembra che il ferro si sia arrugginito all'istante. So che sono finezze, voi magari dite, ma Elisa, serve veramente tutto questo lavoro? Serve veramente tutta questa sovrapposizione di colori, di tonalità? Sì, perché la ruggine è veramente bella adesso. Guardate. Ora è un lavoro delicato, si fa piano piano e ci si gusta questo passaggio, perché è veramente bello. Continuo su tutto lo specchio. Pennello molto scarico e Rocher, il colore che abbiamo messo prima alla base, e ora vado a fare un dry brush delicato, perché se non faccio questo passaggio non metto in rilievo tutti gli altri toni. Quindi pochissimo colore, poco, scarico bene, lo scarico ancora meglio in modo che veramente il pennello sia appena impolverato di colore, e vado a fare questo lavoro delicatissimo. Sembra veramente una cosa inutile, ma vi posso assicurare che se tra poco guardate da vicino e da lontano, cambia completamente. Guardate anche di qua, diamo leggermente luce, stiamo aggiungendo un po' più di colore, guardate. Tutto prende forma, tutte le tonalità che ne abbiamo messo fino adesso. E ora continuo su tutto lo specchio. Velo di cera per proteggere tutto. Mi raccomando, andate bene in profondità in modo che anche quando spolverate negli anni rimanga sempre bello perfetto così come adesso. Con la cera, con la protezione in generale, vengono fuori tutti gli strati che ne abbiamo messo finora, perché vivifica il colore. Mentre io finisco di passare la cera dappertutto, Emma con un cutter inizia ad incidere il nastro carta. Questo passaggio è molto importante perché evitiamo di staccare via della terra magica che è collegata allo specchio e non vogliamo vedere in questo momento delle parti dorate. Quindi deve essere fatto con molta delicatezza. Styling È finito. lo diciamo sottovoce, perché i passaggi sono tanti per fare una roba del genere e noi li abbiamo fatti su uno specchio per far capire alle persone che è sempre meglio provare e testare tutti i vari step per una tecnica come questa su una cosa piccola. Inoltre non vi stancate su una cosa piccola e capite se veramente vi piace. Sai perché la dico questa cosa? Perché io vedo che le persone partono in quarta e fanno subito i muri, le pareti. Ma ragazzi, non è semplice fare una parete materica, soprattutto farla in questo modo, con tante tonalità, ossidando, calibrando. Quindi se volete fare una cosa del genere su un muro, fighissimo, ma prima esercitatevi su una cosa piccola. E qua avete tutti gli step che vi servono, fondamentali. Ovviamente noi siamo partiti da qualcosa di rotto, di rovinato, per far sì che non venga buttato, ma salvato. Cosa bisogna ricordare alle persone a casa? Che devono lavorare prima in orizzontale e poi in verticale se vogliono riapplicarlo su un muro, così per provare la tecnica e capire quali possono essere le varie difficoltà. Ottimo consiglio quello di Emma. Perché? Perché lavorare in verticale è più difficile,
colano i colori diluiti, e quindi ricordate sempre che non è male magari anche prendere solo un cartone, una tavoletta di legno e provare sempre la tecnica in orizzontale, un po' come quando dico prima di ricolorare una cucina fate un piccolo mobile, e invece da cosa partono? Da tutta la cucina. A parte gli scherzi, i nostri consigli servono per non farvi sbagliare, per non farvi sprecare soldi, perché anche se Magic Paint la produco io, l'ultima cosa che voglio è che voi sprechiate i vostri soldi, soprattutto prodotti molto buoni. Quindi, dove si compra Magic Paint? Sul sito easyrom.com, l'unico sito italiano che rivende Magic Paint, o da rivenditori autorizzati, che li trovano dove? Sul sito magicpaint.it, divisi per regioni. E quindi andate lì, cercate il vostro, perché sono rivenditori esclusivi. Magic Paint non lo trovi dappertutto, ma soprattutto lo trovi su Amazon. Ciao! Ciao!